La Serie A alle porte, chi arriverà primo, chi arriverà ultimo, andiamo a vederlo, facciamo le nostre prediction. Questo è un nuovo canale, siamo al nostro primo video in questo canale, abbiamo già un altro canale dove parliamo di Venezia, solo di Venezia, quindi tanti saranno i primi iscritti, saranno probabilmente che verranno dall'altro canale, quindi ci conosceranno già. Per chi non ci conosce già, appunto parliamo di Venezia su Venezia News Official, e qua parleremo principalmente della Serie A. Durante l'anno faremo analisi delle partite che ci troveremo a guardare, semplicemente le più importanti, la giornata, o comunque quella che veramente ci troveremo a guardare, dipende, non c'è un calendario preciso. E oggi, giusto per inaugurare il canale, andiamo a dire quelle che secondo noi sono le squadre, quelle che vinceranno lo scudetto, quelle che andranno in Champions, quelle che retrocederanno, fare la nostra prediction. Ovviamente iscrivetevi, commentate dicendo la vostra sul nostro pensiero, lasciate like e insomma partiamo subito. Parto io e parto dal fondo. Purtroppo mi tocca mettere il Pisa. Secondo me, purtroppo, vedendo un po' la rosa, mi sono un po' informato così sul mercato, all'apparenza mi sembra una rosa non all'altezza, semplicemente. Purtroppo c'è anche il fattore che a me Gilardini non è che convinca fino in fondo. L'esperienza al Genoa, secondo me, a me non ha lasciato niente. Aveva fatto anche benino, poi la stagione dopo è andata male, se non erro, e non ha reso come quella precedente. Quindi poi, per carità, se costruisce una rosa per asserragliarsi dietro tutto il campionato e giocarsi così le sue chance per provare a salvarsi, può anche starci e può arrivare il miracolo, non lo escludo, però al momento mi sembra la rosa più debole della Serie A. Esatto, anch'io la penso allo stesso modo, infatti ho messo il Pisa come ultima in classifica proprio per la rosa, che non è proprio all'altezza. Poi hanno fatto anche cambio allenatore, l'anno scorso c'era Inzaghi, anche quello potrebbe un po' scombinare le cose e il Pisa potrebbe veramente arrivare come ultimo o comunque retrocesso in ultimo, penultimo, terzultimo. L'ho messo ultimo perché mi sembra quella più sì, purtroppo sì, la retrocessione così come ultima. Poi ho messo come 19esima il Lecce, perché sappiamo tutti che Di Francesco è l'allenatore del Lecce e potrebbe vincere il triplete della retrocessione. E non ho molte speranze, hanno anche venduto... Di fila sarebbe, tra l'altro. Sì, 3 retrocessioni di fila penso sia la cosa più... Sì, poi probabilmente non succederà, perché doveva succedere al Venezia, al Lecce non succederà, però comunque hanno venduto Kristovic e che hanno Camarda, che è un buon giocatore, però non penso che possa fare grandi cose comunque con Di Francesco. Sì, no, ci sta. Io ho messo il Verona, 19esimo, semplicemente perché per me è già tanto l'anno scorso, onestamente non so come ha fatto, perché anche ha fatto risultati veramente tipo larghi in negativo, nel senso sconfitte pesanti così, eppure è riuscito a salvarsi in qualche modo Zanetti è riuscito a salvare la squadra. Sì. Secondo me non riesce a ripetersi, per me, perché ok una volta, forse non è neanche l'unica, però stavolta secondo me la pagano per una rosa, secondo me, che non è all'altezza della Serie A in questo momento qui, o almeno comparandolo con le altre. Questa è la mia bet, la mia scommessa. 18esima, che tu l'hai messa da 19esima, metto io il Lecce. Dico che come te non c'è due senza tre. Non per niente contro Di Francesco, però al di là di Di Francesco, che secondo me può pagare a livello personale, forse anche di come gli sta andando la carriera in questi ultimi anni, che sappiamo tutti, insomma è un po' abbonato a risultati negativi, o comunque ultimi 2 anni a 2 retrocessioni di fila, e quindi c'è da stare attenti. Porta sicuramente a tratti un bel gioco, per carità, però non so, anche a Venezia si può dire nell'ultima fase, nell'ultima parte perché parliamo di interessati in questo caso, ha fatto anche bene, nel senso che si è un po' adattato alle esigenze, quindi secondo me Lecce porterà un po' questa esperienza e porterà un po' di fase difensiva in più, una fase difensiva un po' più attenta. Però al di là di quello, sì, hanno venuto Kristovic, e per me anche l'anno scorso hanno rischiato tantissimo, e non so, questo binomio a rosa che ogni anno è tutta da valutare, perché comunque Corvino fa un grande player trading e
di Francesco non so quanto possa andare bene. Per me tipo retrocedono tipo all'ultima o alla penultima. Questa è la mia scommessa finale. Io ho messo come 18esima il Parma, che non so esattamente la squadra Con come è questa. presa, esatto, però so che c'è questa che è un allenatore molto giovane e non 29 so. anni mi pare, o Sì, mi ricordo male? più o meno penso, sì. Comunque è il più giovane della Serie A in questo momento e penso forse il più giovane nella storia della Serie A forse. Ah sì, mi pare che avessero detto una roba del genere, sì. E non so cosa aspettarmi, quindi veramente gli può andare bene, gli può andare male, secondo me neanche lui può sapere esattamente come andrà, però comunque lo metto come terzultimo. 17esima, quindi si salva all'ultima giornata tra Lecce e Cremonese, fino all'ultima secondo me saranno a lottarsela, appunto la Cremonese, quindi salvezza per Nicola, perché cioè, la giustifico, per me la Cremonese sta facendo un buon mercato, è un mercato di buoni colpi a livello di acquisto di titolo definitivo, ma soprattutto a livello di prestiti per me si sta muovendo molto bene. Ha preso Bondo, Terracciano, che sono due che vengono comunque dal Milan, quindi quelle robe li contano. Sai che se non li riscatti l'anno dopo non ci sono più, quindi ci sono dei dubbi, però per la stagione che arriva possono essere comodissimi, cioè possono essere due titolari importanti. Quindi tra Baschirotto, poi al titolo definitivo, Zerbin comunque che abbiamo avuto anche noi, quindi vari colpi, sto leggendo anche comunque continuano a muoversi vari obiettivi di mercato da completare. Per me hanno una visione abbastanza chiara e per me riescono a salvarsi. Anche secondo me l'ho messa come 17esima, quindi si Uguale. salva, perché hanno Nicola come allenatore, che è una garanzia tipo Conte che vince gli scudetti. Nicola fa tutte le salvezze. Quindi solo sì, per questo, poi il mercato che hanno fatto, che è un buon mercato però per la Serie A, perché sono tutti prestiti quasi, e quello potrebbe anche essere un rischio poi l'anno prossimo, però vogliono garantirsi la salvezza quest'anno, penso, e ce la faranno, sì, verso le ultime giornate, anche secondo me. Tipo un instant team per la salvezza, ci Sì, può stare, no? esatto. Ci fanno anche per gli scudetti, è un instant team per la salvezza. Esatto. 16esimo ho messo il Cagliari, semplicemente perché cioè, comunque la rosa è sempre più o meno quella, la rosa è sempre comunque di buon livello per salvarsi, no? Per ogni anno c'è da stare attenti, però allo stesso tempo non sono mai i quartultimi, fanno sempre quel tipo di campionato lì. Però secondo me quest'anno c'è il fatto che Pisacane, che è il nuovo mister, che era il mister della primavera, la scorsa stagione, è un'incognita per forza, ma penso anche i tifosi del Cagliari lo ammetteranno, dico. Quindi può andarti benissimo e quindi la previsione può essere sbagliatissima e magari una sorpresa del campionato, una rivelazione, o comunque si salva ma non così agevolmente secondo me, con dei dubbi, ecco. Esatto, anche io la penso uguale, ho messo il Cagliari 16esimo per questa cosa. Poi ho messo come 15esimo il Genoa, che anche questo di solito arrivano più o meno sempre lì, quindi penso che anche quest'anno possano arrivare là semplicemente per questo, per continuità rispetto agli anni scorsi, cioè si è salvato tranquillamente. Sì, con Viera, perché prima rischiavano, Sì, con Gilardino infatti. appunto, perché per quello ero critico sul Pisa, perché non mi convince quell'altro lì. Come 15esima io ho messo l'Udinese, perché secondo me sul mercato non mi convince mai, ma è difficile convincere con il tipo di mercati che fa, possono darti bene o male, anche lì tanto player trading, ma si sa, cioè, una delle principali società che lo fa, una di quelle che fa da più tempo probabilmente in Serie A, quindi si salva sì, ma una salvezza non tranquilla come è stata ultimamente, cioè è arrivato sempre 12esimo, 11esimo. Quest'anno diciamo che è anche cambiata la proprietà, se non erro, Sì. quindi vedo una salvezza, ma non così tranquilla come è sempre stato più o meno. E 14esima io ho messo il Verona, perché sì, non ha, cioè 14esima comunque salva, penso da un po', l'anno scorso hanno rischiato molto di retrocedere fino alle ultime partite. Quest'anno tu l'hai messa come in retrocessione, giusto? Sì, l'ho messa penultima io. E io non so, gli do un po' di fiducia, giusto perché è Veneto. E 14esimo io ho messo il Parma di questa, che tu hai messo invece in terz'ultima. Sì.
Allora, questa è un'incognita perché comunque l'allenatore è giovanissimo, però a me come filosofia piace, come idea, poi bisogna vederla sul campo. Per me è un po' questa è una scommessa, è quella che è diciamo, la posizione di classifica in cui sono più in dubbio di tutte, perché secondo me è veramente una grossissima incognita. Può andarti benissimo, può essere la rivelazione del campionato stile Fabregas l'anno scorso col Como, o fallire miseramente e anche venire esonerato presto, che dici proprio non si può fare questo tipo di calcio in Serie A perché le squadre si chiudono, ti sbilanci troppo, ti apri troppo, non puoi fare quel tipo di calcio offensivo, comunque spagnoleggiante, non saprei come definirlo, no? Con un tipo di intento così e quindi finire subito l'avventura. Però visto come è andato Fabregas, che è andato bene fondamentalmente, il suo stile ha portato buone cose, diciamo che voglio premiare questa vision del Parma di un calcio europeo e quindi dico 14esimo il Parma. Ok, io ho messo 13esimo il Torino, l'anno scorso è arrivato 10º mi sembra, quest'anno farà leggermente peggio, mi dispiace per Vanoli che è andato via perché comunque secondo me è un ottimo allenatore e non è che aveva fatto malissimo l'anno scorso, però quest'anno con Baroni mi sembra. Sì. E non lo so, 13esima, cioè, Così. non hanno fatto un mercato chissà cosa, Oristanio non è neanche arrivato. Vediamo, Però, magari sì. arriva. Ma sì, esatto. Perché noi lo facciamo, forse un disclaimer che ho detto all'inizio, lo facciamo prima della fine del mercato, però anche prima dell'inizio della prima giornata di campionato, se no per me non ha tanto senso, perché cioè, magari faremo delle conclusioni, magari se l'ultimo giorno arriva Haaland all'Inter, dico, cioè, è diverso e cambia tutto, però ha senso farlo prima della prima giornata, sì. Se no non ha molto senso, con la prima giornata vedi già troppe robe, no? Troppi elementi da valutare spoileri. in più. Sì, troppi elementi da valutare in più, qua ha più senso. 13esimo io ho messo il Sassuolo, che è una neopromossa per carità, però è una squadra che per impalcatura societaria, per come è gestita, per solidità societaria, per me è una squadra che poi la tranquillità che ti dà il posto, comunque non ci sono particolari pressioni, comunque buoni giocatori, un allenatore comunque abbastanza in rampa di lancio che ha fatto bene, i giocatori alla fine sono buoni, per me la rosa è buona, magari molto sottovalutata così, però per me alla fine è una di quelle squadre lì che ti arriva a una salvezza tranquilla e torna un po' al Sassuolo di prima che venisse retrocessa. Io la vedo un po' così, quindi per me è 13esimo. Esatto, io l'ho messa 12esima invece il Sassuolo, che ha anche preso Izes, che viene dal Venezia. Sì, infatti. E quindi una buona solidità difensiva per ora. Candé. Vedremo, anche Candé, esatto. E, sì, anche secondo me non è neanche una sorpresa quasi il Sassuolo, perché deve essere qua per quello che spende, cioè per la potenza che ha anche. Sì. Più che altro perché è una non promossa, no? Un po' il coso che dici, però non doveva ha stravinto la B. Sì, ha senso, sì, come discorso ha senso, però comunque dai, sarebbe una mini rivelazione tra virgolette. 12esima salvezza serena per il Genoa, che secondo me con Vieira comunque si trova a disposizione una rosa buona, un valore abbastanza stabile, ecco, rispetto all'anno scorso. Vieira tra l'altro sondato in estate anche per la panchina dell'Inter, che poi ha scelto Kivu, però comunque è un allenatore secondo me che avrà un futuro di un certo tipo. Ha fatto bene secondo me a rimanere a Genoa un attimo per confermarsi e riportare secondo me una salvezza tranquilla al Genoa. Per me sarebbe già un grandissimo obiettivo raggiunto, quindi per me il Genoa si fa una stagione così in tranquillità, serenità e si salva presto abbastanza e poi senza andare oltre, però si salva tranquillamente. 11esima ho messo l'Udinese, giusto perché solitamente è sempre lì più o meno. Sì, è vero. La rosa, ok, loro la smantellano, la fanno su, vendono, svendono, prendono ogni anno più o meno. Poi non penso abbiano finito il mercato, quindi la metto 11esima. Sì, è sempre un'incognita, però è vero. Posso aver ragione io come tu, però è sempre difficile da capire. O magari fa la stagione della vita, non abbiamo capito niente. Può essere tutto. 11esimo io ho messo il Torino,
che secondo me con Baroni si fa una salvezza pacifica, però allo stesso tempo anche il clima che c'è a Torino con le proteste nei confronti di Cairo, che comunque non è ben voluto per non dire altro, non so, per me quel fattore lì incide. La squadra è buona, in ogni reparto ci sono buoni giocatori, però rimane lì, diciamo, ovviamente ti salvi, per carità, salvezza appunto pacifica, però non fai neanche il salto in avanti di dire provo a lottarmela per un posto conference, per esempio, cioè faccio una grande stagione così. Per me rimane sempre un po' lì, sei una delle migliori della parte destra della classifica, ma non a tal punto entrare nella parte sinistra della classifica. Sì. Sempre quello il discorso. Come decima, quindi arriviamo alla top 10, in questo momento ho messo il Como di Fabregas, che continuerà il suo lavoro iniziato gli anni scorsi, con un'aggiunta di Morata che potrebbe dare veramente, secondo me, un qualcosa in più al gioco in generale. Decima, quindi l'anno scorso è arrivata anche più bassa, mi sembra. È arrivata, no, decima è arrivata. Decima. Sì. Quindi tu vai per la continuità. Sì, continuità. Decima metto la Fiorentina, che sarà un po' una mini delusione del campionato, secondo me, perché la rosa è buona, però anche sul mercato ho visto che non so, nessun colpo che mi ha solleticato. Comunque arriva Dzeko, torna Dzeko in Serie A, però sì, niente di l'età è un fattore, ma per l'età, ovviamente in altre età avrei detto colpaccio, però per l'età, insomma, tutto da valutare, ecco. Per carità possono magari rendere, magari in Serie A basta e avanza, però comunque al di là di quello vedremo magari ultimi colpi se fanno qualcosa di particolare, però ho visto Fazzini così, però sono colpi buoni, ma secondo me che non ti fanno fare quel salto in avanti, quello step in avanti. Forse te lo fa fare l'allenatore, però ho dei dubbi. Ho dei dubbi e secondo me magari deluderà in campionato così, ma perché magari in conference si troverà a fare una conference di livello, almeno una finale, secondo me può raggiungerla tranquillamente. Poi lì non so come va, non dico che vince perché magari poi mi danno addosso, giustamente. Come nona ho messo l'Atalanta, che quest'anno non avrà più Gasperini, come sappiamo tutti. C'è Juric, che secondo me non lo so, non potrà dare quella forza che dava Gasperini all'Atalanta. Cioè Gasperini teneva sull'Atalanta secondo me da solo, e anche i giocatori si vedeva che appena andavano via dall'Atalanta non è che erano tutti questi fenomeni. E anche Lookman, che sappiamo che sta andando via, comunque vediamo. C'è una questione gigantesca. Esatto. Quindi nona. Io ho messo nono il Como, quindi una posizione sopra di te, perché secondo me fa uno piccolo step in avanti, appunto l'anno scorso è arrivato decimo, quindi arriva nono, piccolo step in avanti per Fabregas, che fa buona stagione, perché comunque non puoi dire che è una stagione negativa. Il mercato ti ha portato buone cose, ma non so se abbastanza, diciamo che tra colpi di mercato e i nuovi acquisti bastano per dire entro nel club delle più forti, delle big. Secondo me non so se è ancora arrivato quel momento. Poi, per carità, può essere di nuovo la rivelazione del campionato, nel senso che ci sorprende, arriva a sesta, quinta, fa una stagione meravigliosa. Secondo me in Serie A è dura avvicinarsi a quelle squadre là. Quindi dico che per me ci vuole ancora un po' di tempo. La forza tanto ce l'hanno, se non sarà quest'anno sarà il prossimo. Secondo me quest'anno non è quello giusto non arriveranno a avvicinarsi a quelle che consideriamo big in Italia. Ottava ho messo il Bologna. Non mi convince troppo in realtà, perché di solito il Bologna gli anni scorsi arrivava anche più alto. Quest'anno l'ho messo ottavo per... Che poi sono arrivati tipo nonni, mi pare, l'anno scorso, ma perché hanno vinto la Coppa Italia, poi hanno mollato, tanto la qualificazione in Europa League era arrivata. Però secondo me potevano arrivare anche più alti l'anno scorso. Anche l'anno prima, sì. Comunque stavano cercando di arrivare sempre più alti. Quest'anno il Bologna arriverà ottavo, secondo me, che è più dell'anno scorso, uno step in più. Perché come rosa non mi convince troppo, l'unica cosa è italiano, che comunque è un buon allenatore, e se dovesse arrivare in quello si caviglia al Bologna è già qualcosa in più. Ma in teoria mi pare che non sarà lui, ma Aslani, se non ho capito male, quindi diciamo che
Tra i due preferisco Nicolò Sì, Caviglia, anch'io. avendolo avuto, quindi avendolo, speriamo Esatto. che sia così. Tra i due quello, comunque sì, assolutamente. Io metto la Lazio ottava, perché Sarri va bene, una garanzia, e nonostante un mercato che non c'è stato, se non quello in uscita, dove però hanno fatto cessioni limitate perché giustamente quelli dovevano rimanere, hanno avuto problemi nel mercato, lo sappiamo tutti, non potevano fare colpi in entrata, quindi quelli che sono rimasti secondo me si compattano, il gruppo squadra si compatta vista la situazione, quindi salvano la situazione perché può veramente finire male in questi tipi di casi qua. Invece si compattano, non a tal punto ovviamente da lottare per posti di vertice, però almeno arrivano ottavi, salvano un po' la situazione, niente Europa, però vista la situazione che si è creata a livello societario andrebbe bene così. Da tifoso della Lazio sarei soddisfatto, purtroppo vista la situazione. Sarei arrabbiato con la società certamente, però non direi niente a Sarri se mi arriva ottavo, vista il non mercato che hanno dovuto fare. Come settimo ho messo la Fiorentina, perché è arrivato Pioli, ha fatto un anno in Arabia, non so come può tornare sinceramente, mi sembra molto gasato nel far bene, però comunque secondo me arriva settimo, non ho delle buone sensazioni sulla Fiorentina. No, vabbè, comunque secondo me rimarrebbero abbastanza stabili. Sì, come al solito, cioè nessun step in più, cioè Pioli comunque ha allenato il Milan, quindi dovrebbe dare qualcosa in più in teoria. Sì, ci sta. Però la rosa forse è proprio a livello del settimo posto in generale. Ci sta, no, per forza, ci può Sì. stare assolutamente. È Conference, visto che la vincono, la perdono subito, escono ai gironi, come finisce? Escono in semifinale. Vabbè, quelli che volevano iscriversi sono andati iscritti alla Fiorentina. Settimo metto il Bologna. Per me Italiano fa una stagione ottima, per me se arrivi comunque settimo col Bologna una stagione ottima, comunque visto il livello delle avversarie, quindi fa una stagione buona in Europa League, non so dirti comunque fa bene in Europa League secondo me, ha un tipo di calcio interessante, molto europeo, e quindi ok, che paradossalmente forse è meglio in Europa che in Italia quel tipo di gioco, quindi lo premio fino a un certo punto. Comunque a livello di maturità di club sta maturando, perché comunque il livello rimane pur sempre stabile. Secondo me niente particolari botti sul mercato finora ho visto, quindi per me fa una stagione buona, ottima, però non riesce a ripetere quanto fatto da Thiago Motta 2 stagioni fa. Sì. Per me rimane a quel livello lì, fa una buona Europa League, diciamo. Vado io col sesto, per me la Roma, perché secondo me Gasperini non attutisce così bene, perché ovviamente diciamo che il clima romano è sempre difficile, il suo tipo di calcio richiede tempo per essere assimilato. Poi sul mercato sto vedendo che questioni, cioè non è totalmente soddisfatto di quel che arriva, più che altro cioè, di quel che non arriva, perché sono tanto abbastanza bloccati nel mercato in entrata, quindi un po' di anno di assestamento, di analisi secondo me della Roma questo qua con Gasperini. Spero gli diano il tempo, perché è un allenatore di assoluto livello, uno tra i migliori in Serie A, però gli va dato tempo secondo me. Per me non bisogna pretendere tantissimo subito, gli va dato veramente tempo. Diciamo che secondo me partirà non bene, farà una seconda parte di stagione che farà però un po' ricredere il tifo, e lo farà confermare anche l'anno prossimo. Quella è la mia speranza, però niente Champions purtroppo. Io come sesta ho messo la Lazio, perché c'è Sarri che è un ottimo allenatore, purtroppo il mercato è bloccato, quindi avrei potuto metterla anche più bassa, però secondo me rispetto a Fiorentina, Bologna, Atalanta quest'anno riuscirebbe anche a far meglio di loro sinceramente, solo perché c'è Sarri, solo per quello. Quinta io metto l'Atalanta, cioè la metto sopra Gasperini, sopra la Roma,
Perché secondo me invece Juric mantiene l'impalcatura creata da Gasperini, non fa rivoluzioni, d'altronde è comunque un suo figlioccio, un suo allievo, ecco, di Gasperini, quindi mantiene quella idea tattica. Non so, dipende quanto attutisce bene con l'ambiente, perché quello fa, purtroppo non è solo questione tattica, Sì. conta la personalità dell'allenatore, però secondo me quello, il Bergamo è il posto giusto per lui, secondo me mi dà quella vibe lì, e per me invece sorprende e arriva quinto, che comunque cioè, sorprende in ottica, cioè, tanti vedo che fanno la tua analisi di dire secondo me farà male che Sì. Juric, secondo me invece farà meno male di quanto pensate. Ok. Secondo me arriva quinto, quindi quinto senza posto Champions, non si qualifica, però non fa così male come molti pensano. Ok, io come quinta ho messo la Roma invece, dove c'è Gasperini, che secondo me farà, anche se non ha fatto troppo mercato per ora, mi sembra, cioè niente di esaltante, No. però comunque non ha una bruttissima rosa. Poi Gasperini è famoso per riuscire a valorizzare i giocatori, quindi secondo me farà bene, quindi arriverà quinto. Ah sì, no, questo è vero, è un fattore, hai fatto bene a sottolinearlo. E quarta, andiamo alle prime quattro, e questa è pesante, e qua mi Vai. prenderò tanti insulti, penso, l'Inter. Ah. Cioè, secondo me, sono tante questioni, secondo me Kivu è un'incognita gigantesca, e per me non farà così bene. Ci sarà continuità tattica con Inzaghi, per carità, però non sarà la stessa roba, perché non avrà quei guizzi, quei lampi che secondo me ti garantisce Inzaghi, perché secondo me è un top allenatore assolutamente per il calcio italiano, uno dei migliori, quindi secondo me anche per la rosa a fine ciclo, per i dissidi che ci sono all'interno dello spogliatoio, che si percepiscono, sono anche stati esplicitati senza percepirli, però comunque tanti magari non sono neanche espliciti, ma secondo me si avvertono. Una rosa a fine ciclo che comunque viene da una finale persa 5-0 ed è pesante di Champions, secondo me è una rosa che andrebbe rivoluzionata in questo mercato, cosa che non è stata fatta, vuoi per mancanze finanziarie, anche se da quanto ho capito comunque soldi li avrebbero anche, però forse una volontà societaria di mantenere quell'ossatura lì. Però per me è arrivata un po' a fine ciclo, da qua si capirà, e quindi ci sarà a fine stagione l'esonero di Kivu, si andrà per un allenatore di un certo tipo, di un certo calibro, e penso si andrà verso una rivoluzione un po' più esplicita, quindi questa stagione andrà male, nel senso si qualificano, però al massimo che potranno ottenere, secondo me. Come quarto posto io invece ho messo la Juventus, perché hanno come allenatore sempre lo stesso, Tudor, non lo so. Uno dei pochi tra l'altro che è rimasto in Serie A, perché tantissime squadre hanno cambiato allenatore. Sì, solo la Juve Conte praticamente, tra le prime. Sì. E continuerà il lavoro fatto l'anno scorso, niente, porterà la Juve al quarto posto, che comunque Champions, buono. Sì, cioè, non farà niente di eccezionale. Sì. Vabbè, ne parlo anch'io perché io l'ho messa terza. Per me cioè, la continuità con Tudor può essere importante, perché secondo me anche questo passare in sordina, che non viene molto calcolato in questo momento, perché non è un attore, diciamo, alla page comunque. Secondo me la Juve può sorprendere, proprio per questa dinamica qua, e anche perché secondo me tatticamente ha abbastanza le idee chiare l'allenatore, anche se non se ne parla tanto, e secondo me può andare bene col tipo di rosa che ha, anche secondo me la rosa per me è di buonissimo valore, un po' sottovalutata secondo me, anche se pensi all'attacco, al di là di Vlahovic che è partente, ok, però tra Colomoni, Jonathan David, Ildiz, cioè per come vuole giocare lui, penso un 3-4-2-1, cioè comunque magari un po' da sistemare qua e là, però per me può sorprendere molti, e per me arriva terza, cioè non tanto da lottare per lo scudetto, per carità, però secondo me Tudor rischia di essere confermato anche l'anno prossimo. Come terzo posto invece ho messo il Milan, che con Allegri arriva al terzo posto, che è un grande posto dopo l'anno scorso che sono arrivati ottavi. E potrebbe avere delle lacune in difesa, per quello lo metto terzo, se no l'avrei messo anche più alto.
E poi è il primo anno di Allegri, non so proprio cosa aspettarmi in generale, quindi terzo posto mi sembra anche Vabbè, sì, ottimo, alto. assolutamente. E quindi siamo arrivati alla conclusione. Dobbiamo dire che è il nostro primo, che è la nostra favorita per lo scudetto. Ovviamente diciamo prima il primo posto. Per quanto mi riguarda, primo posto al Napoli. Perché secondo me, nonostante un Lukaku infortunato che mi ha fatto un po' mettere in dubbio questa posizione che gli avevo dato, che è notizia di ultimi giorni, però rimane il fattore Conte, che per me è praticamente il mago degli scudetti, uno dei migliori allenatori italiani, sicuramente riesce pur sempre a far rendere la squadra. Magari non, cioè in Champions rischia anche di uscire già per dire i gironi, per me non sarebbe una sorpresa, o magari ai playoff. Sì. Che c'è quella, poi con quella formula. La formula che c'è adesso, poi sono giunte ancora partite, sì. ancora più difficile. Tutti i problemi per Conti, sì, quelli esatto. che comunque hanno sicuramente allungato la rosa, però non hanno, cioè sì, l'hanno allungata, ha aumentato il valore, per carità, però non so se per lottare seriamente per in Champions, ecco. No, per me non è neanche l'intento allenatore, cioè lui quando si fissa su un obiettivo è anche esplicito nel dirlo, cioè dice io questo posso fare, e per me si concentrerà un'altra volta sul campionato, cioè arriverà a far bene cioè la Champions fino a un certo punto, dire fino ai playoff ci qualifichiamo in qualche modo, tanto le partite sono tante, e poi a un certo punto la mollerà, però riuscirà di nuovo a vincere lo scudetto, secondo me, perché comunque la rosa è a livello, è anche più lunga dell'anno scorso. Per me, uscendo prima dalla Champions, rischia di fare veramente un sacco di punti nella seconda parte del campionato, con solo quell'obiettivo lì, per me rivince. Per me rivince, quindi metto il Milan secondo, che ovviamente, secondo me, allora, Allegri avrà un buon impatto, ottimo impatto, visto l'anno scorso, quindi si farà sentire il suo arrivo. Arriva la qualificazione Champions, quindi già ottimo, però cioè, arriverà secondo non lottandosela con il Napoli, ben distaccato dal Napoli. Per me il Napoli arriva a stravincere il campionato per una seconda parte di stagione formidabile, non tanto la prima secondo me sarà molto equilibrata la Serie A, poi nella seconda il Napoli staccherà tutti e sarà il Milan secondo, ma il secondo ben distaccato, quindi però insomma si qualificherà in Champions, è già tanta roba rispetto all'anno scorso dove c'è stato il disastro, dico. Esatto, anche io l'ho messo prima al Napoli perché Conte è un grande professionista degli scudetti, quindi veramente farà quello che può fare di solito è vincere lo scudetto. L'unico problema è Lukaku, purtroppo per loro, perché ora si è infortunato, però comunque inizierà magari un po' meno con quella potenza solita, però poi comunque... Però c'è Luka comunque. Sì, c'è Luka infatti, poi Lukaku tornerà comunque durante l'anno, non è che sarà fuori tutta la stagione, quindi inizia un po' così, ma poi si riprende e vince, sì. Non so se stacca tantissimo l'Inter, quello non lo so, perché ho messo come seconda l'Inter, ora si può dire, però sì, arriverà a vincere lo scudetto, non so se con l'ultima giornata o a gennaio, no, a marzo, boh. Comunque Napoli prima. Sì, lì dipende dai percorsi Champions che fanno, che secondo me tipo l'Inter non farà il percorso Champions dell'anno scorso, per me cioè magari farà un po' meglio del Napoli in Champions, secondo me, perché comunque avranno quell'impronta lì che comunque Inzaghi ha lasciato. Sì, infatti l'ho messa secondo per quello, perché continua, cioè secondo me Kivu continuerà il lavoro di Inzaghi iniziato. Sì, per forza. Cosa può fare? Sì, esatto, cioè grazie al lavoro di Inzaghi riuscirà ad arrivare seconda. Ok, ci può stare, quindi tu dici che comunque, vabbè, secondo comunque tanta roba. Io l'ho vista più tragica per loro, però vabbè. Queste sono le nostre valutazioni, e può succedere tutto, come dire, può essere che vada tutto come diciamo noi, come dico io, come dice lei, o può essere che abbiamo sbagliato tutti e due. Amen. Comunque questo è il nostro primo video in questo canale, fateci sapere la vostra classifica, scrivetela pure qua sotto se volete, e poi insomma ne parliamo insieme nei commenti, iscrivetevi così non vi perdete nessun nuovo video, post partita vari, comunque
tutti sulla Serie A. Lasciate like se vi è piaciuto il video e alla prossima. Alla prossima.